Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, esaminando con l'aiuto del builder Giuseppe Di Vincenzo un archetipo tutto nuovo che sta emergendo nel circuito torneistico del Legacy e Skype e non solo, sovvertendo persino il ranking dei tier del formato. Il motivo, che ha quasi dell'incredibile, nasce nonostante l'utilizzo di un solo colore, il bianco, di una meccanica che proviene in realtà da un set dedicato al multiplayer, iniziativa, che sta ormai spopolando anche in Legacy e non solo, a giudicare dall'interesse e anche da alcuni recenti ban. A questa innovazione si sono aggiunte diverse carte nuove che permettono di gestire al meglio le velleità del nemico, riuscendo a imporre un gameplay composto da vantaggi solo all'apparenza piccoli, per un approccio al formato che sta riscuotendo un successo impensabile. Questa volta parleremo di Mono White Initiative. Sin dalle premesse appare evidente lo scopo di questa lista: ottenere presto l'iniziativa, passare i vari dungeon and Undercity, così da soverchiare l'avversario con carte e risorse, senza spendere altro mana, mentre noi governiamo la partita difendendo il vantaggio conseguito. Sulla carta un piano non semplice, eppure, grazie alla presenza di 4 Seasonal Dungeoneer e 4 Vlyplum Adventurer, avremo più di un modo per ottenere e riprendere l'iniziativa, continuando così nella nostra azione, miscelando attacchi a surplus di bonus assortiti. In un formato così veloce però non ci si può aspettare di reggere il confronto con creature così costose, ma al nostro aiuto utilizzeremo alcuni elementi di stacks che aumentano il costo di cast delle magie o di alcune tipologie di carte specifiche grazie a 3 Anoid Peacekeeper, 2 Elite Spellbinder e 4 Tile Guardian of Tarben. Alcune di queste scelte provengono da un altro archetipo Dead End Access, altre sono più recenti, ma hanno più o meno tutte lo stesso scopo, cioè rallentare le giocate del nemico permettendoci di incrementare il divario in risorse ottenuto soprattutto dall'iniziativa. Non useremo però solo questo stratagemma, anzi, perché con un Palace Jailer avremo a disposizione un'altra meccanica proveniente dal multiplayer, Monarch, così da aumentare il card advantage per replicare colpo su colpo eventuali minacce del nemico. Infine, per evitare che qualche creatura scomoda ci tolga i benefici di queste meccaniche, useremo 4 Solitude, perfette per sbucare dal nulla, esiliando il bersaglio scomodo che potrebbe insinuarsi tra le nostre difese, acquisendo l'iniziativa e i suoi benefici effetti. Se ci ritroviamo con un comparto creature ricco e variegato, pronto a darci value, a volte anche senza colpo ferire, con le magie cerchiamo di rimarcare questo predominio, evitando di venire colpiti da combat nemiche inopportune. Per questo motivo scriviamo tra le 60 4 Sword Plusher, che possono, in modo chirurgico, eliminare al volo qualche attaccante, in modo da preservare l'iniziativa vanificando la combat nel nemico. In aggiunta con 4 Emeria Skull, carta modale che può fungere sia da terra sia come carta di supporto per tech che necessitano di scartare una carta bianca, così da avere una possibilità in più per attivare queste opzioni, senza sprecare una carta più interessante per il nostro matchup. Con una serie di creature non certo economiche nel costo di cast, ci dovremo ingegnare per accelerarne la venuta, visto che i vantaggi di iniziativa e monarca sono preziosi e prima si possono ottenere, prima ne potremo beneficiare nelle nostre partite. Per questo motivo tra le 60 inseriamo ben 8 acceleratori di mana con 4 Corn Mox e 4 Lotus Petal, così da riuscire, magari in un turno prima, l'ingresso di qualcuno dei nostri enebre o dei pali che concorrono a rallentare quanto basta l'azione dell'opponente. La nostra azione basa pesantemente sui vantaggi principali sulle TB di alcune creature, quindi ogni modo possibile per innescare nuovamente, magari in fase successiva della partita, questi effetti sarà sempre una cosa gradita. Quindi risulteranno un'ottima scelta i Touch of the Spirit Realms, qui in 4x, che rivestono un doppio ruolo, da un lato rimozione di creature o artefatti scomodi, dall'altra, con la sua abilità Channeler, un Flicker Effect, sempre a creatura e artefatto, che può svolgere diversi compiti. Da un lato evitando di vedere rimosso un pezzo importante, dall'altro riproporre le nostre meccaniche preferite, avanzando nel dungeon o riconquistando la corona del monarca, così da ristabilire il value perso in precedenza. Con delle esigenze così peculiari in un archetipo che fa della nuova meccanica iniziativa e dei pali del bianco i cardini principali, la mana base deve poter spingere sull'acceleratore fornendoci in fretta più mana possibile. Ecco che quindi spuntano ben 4 Ancient Tomb e 4 City of Traitors, per darci modo di lanciare le nostre carte migliori, che solitamente costano 3 mana, prima possibile, così da agguantare l'iniziativa in fretta, impostando al meglio il matchup. Come effetto di bounce utile a disturbare le tech avversarie, useremo con profitto 2 Caracas, carte ottime per interferire con diverse creature che possono dal nulla metterci in difficoltà, il tutto senza intaccare più di tanto gli slot a disposizione.
E visto che tutte le nostre creature principali fanno parte della tribe degli umani, con 4 Cavern of Souls avremo modo di proteggerne il cast dai counter molesti, consolidando la nostra azione a dispetto di una delle interazioni più presenti nel formato. Per avere mana colorato senza intoppi useremo 3 pianure innevate, scelta al posto di quelle basi tradizionali solo per una questione estetica, visto che non ci sono elementi che si avvantaggiano di questa tipologia di terre, almeno in questa lista specifica. Infine, per avere un ulteriore elemento in grado di interagire con il nemico, useremo un Engaio, Seat of Empire, come rimozione estemporanea creatura, evitando di perdere il nostro motore di value, sempre molto prezioso. Tra le 60 abbiamo le idee chiare, impostando un gameplan che punta a preservare i vantaggi delle meccaniche iniziativa e monarca, inibendo l'azione del nemico in ogni modo possibile. Per migliorare la resa degli elementi di stacks presenti di May, avremo a disposizione alcune varianti: 4 Archer 9 Meia, ottima carta contro le combo del formato, e 2 Haven Mind Chancellor, quest'ultimo specifico per Doomsday, così da coprire al meglio gli archetipi più insidiosi del Legacy. Verso le meccaniche di rianimazione utilizzeremo 2 Containment Priest, che possono anche rispondere ad altri trick strani che di tanto in tanto sbucano nel formato, evitando che qualche creatura molesta riemerga indisturbata, senza passare dal cast tradizionale. Per replicare incantesimi e artefatti pericolosi useremo con profitto un Cathar Commando ed un Loran of Third Path, che con il loro ETB si preoccupano di queste tipologie di permanenti, offrendo nel secondo caso anche un elemento di card draw simmetrico, utile in determinati frangenti. Sempre per rispondere ai cimiteri adottiamo 3 Fire Macabre, carta inaspettata e molto difficile da bloccare da parte del nemico, per un effetto che va a colpire al cuore tutti gli avversari che provano a alimentare la loro azione grazie al Grave. Contro gli artefatti problematici mettiamo in campo anche un Lure Rod, che bloccando le abilità attivate di questi permanenti ci può aiutare in determinati frangenti, dove conta molto proteggere anche la nostra preziosa fase agro. E a proposito di combat, per rendere più incisive useremo un Umezawa Jitte, che ci dà anche modo di avere nuovi punti vita, riuscendo anche ad andare facilmente a segno grazie ai Seasoned Dungeoneer, che possono rendere imbloccabile una creatura. Il percorso che ha portato Giuseppe Di Vincenzo a costruire una build come Mono White Initiative, seppur in un lasso di tempo ristretto, è stato costellato da diverse prove e ripensamenti, anche se con le idee molto chiare su quanto fosse potente la meccanica di iniziativa. I capisaldi di questa strategia, Seasoned Dungeoneer e White Blood Adventurer, sono le migliori scelte in assoluto, ma definiscono solo una piccola parte dell'intera build, che non risulta affatto scontata da integrare, visto che questa meccanica non vincola piani di gioco specifici, se non quelli di ottenere e mantenere l'iniziativa per tutta la partita. I primi tentativi di utilizzare Stormfold Mystic, poco efficace senza blu di supporto, e Chalice of the Void, che andava a inibire carte come Sword to Plowshare, alla fine sono risultate meno ottimali, convincendo il nostro deck builder alla lista attuale, che vi abbiamo mostrato in questo primer. Alla fine il trittico composto a Thalia, Guardian of Tarben, Anointed Peacekeeper e Elite Spellbinder ha avuto la meglio, in particolare queste 2 ultime scelte, che nonostante non vedano gioco nel formato sono risultate particolarmente performanti nel meta attuale. Il primo risulta ottimo per rispondere a mestizie note, anche quando non sono presenti in mano al nemico, mentre il secondo è un deterrente perfetto per i volanti del formato, oltre a offrire anche lui un elemento che frena le giocate più pericolose, a tutto vantaggio del nostro piano di gioco. Con il passare del tempo alcune scelte come Thalia Guardian of Tarben lasceranno il posto a Archon of Emeria al momento più efficace, mentre si fa strada l'idea di inserire Walking Ballista tra le 60, visto che si integra con i segnalini dell'Undercity, risultando un ottimo elemento per rimuovere creature protette dal nostro colore. Con le caratteristiche intrinseche di questo Mono White Initiative ben in mente, il nostro Giuseppe Di Vincenzo ha maturato alcune accortezze per pilotare al meglio questo archetipo, che si prefigura, a grandi linee, come uno Stompy con diversi vantaggi incorporati. Il primo passo è identificare quando una mano è da tenere o meno, tenendo in considerazione 3 fattori: quando riuscire a giocare una creatura, quando poterne giocare una seconda dopo che l'avversario l'avrà risolta alla prima, e se sia modo di replicare a nostra volta un'eventuale creatura avversaria. In base al matchup dovremo anche tenere conto di quali minacce potremo subire, una wasteland sulle nostre fonti di mana o un contrasto verso le nostre creature chiave, ma qui in parte, con la meccanica Initiative e le Cavern of Soul, possiamo arginare questi problemi con qualche accortezza in più. Di base il nostro piano sarà principalmente aggro, contro quasi tutti gli avversari, tranne verso i combo deck dove dovremo puntare sui nostri pali in primis per frenare le loro carte chiave, anche se in generale aggredire anche questi avversari, acquisendo presto l'iniziativa, risulta sempre una scelta vincente. Grazie ai consigli del nostro Dream Builder proviamo a comprendere come questa lista si posiziona nel Meta Legacy rispetto a diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso i Z-Tempo abbiamo un certo vantaggio se siamo in grado di mettere in campo una Cavern solo in fretta, mentre noi rispondiamo colpo su colpo con le nostre interazioni alle creature avversarie, facendo nostro il match a suon di attacchi mirati e vantaggi graduali.
Verso i control deck siamo in buona posizione, visto che l'iniziativa resterà in mano nostra per tutta la durata della partita, coadiuvata da alcuni enable come Annoyed Peacekeeper, che può metterli in seria difficoltà sfilando al nemico carte utili alle loro strategie. Verso i combo deck avremo una buona dose di risposte, di side verso archetipi basati su Tassas Oracle e di main in caso di strategie Storm, grazie ai nostri pali con le gambe, ma dovremo giocare in modo accordo, puntando a punire in fretta le loro carte chiave, altrimenti non abbiamo modo di impedire le loro chiusure al fulmicotone. Verso Elfi non eravamo messi male, ma con l'ingresso degli snuff out le partite sono diventate molto più complesse, soprattutto se iniziano loro e siamo in difficoltà a mantenere l'iniziativa con costanza, rischiando di regalare un vantaggio all'opponente alla lunga impossibile da riprendere. Verso 8cast siamo in difficoltà visto che ha modo di mettere in campo creature più grosse o in numero maggiore grazie ai suoi enabler, oltre ad avere un motore di card advantage consistente che possono mettere in crisi il nostro gameplay molto in fretta. Verso le combo basate su Paint and Server siamo in affanno, visto che purtroppo i nostri pali e la nostra race non riesce ad incidere più di tanto sulla sua chiusura basata su 2 carte, che ignorano i nostri effetti e sono piuttosto veloci da impostare, mettendoci in crisi se non siamo rapidi nell'azione. Verso un mirror siamo nella situazione forse peggiore che possiamo affrontare per la natura stessa della build, che basa i suoi vantaggi su carte specifiche, che se vengono viste prima dal nemico possono vederci a mal partito, senza riuscire a opporre un'adeguata resistenza. Se finora vi abbiamo illustrato questo Mono White Initiative, Giuseppe Di Vincenzo è al lavoro per un profondo cambiamento dell'archetipo, puntando a una versione che ingloba il blu e prova a dare maggiore consistenza alla meccanica di iniziativa. Questa nuova opzione punta a rendere più solido ed efficace lo sprint offerto da Chrome Mox e Ancient Tomb, che ci permettono di avere l'iniziativa presto a tutto vantaggio del value della meccanica il prima possibile. Ecco perché, nella lista che troverete nel testo di questo video, potrete notare come con il nuovo colore avremo accesso ad alcune carte di supporto, tra i cantrip come Brainstorm e Ponder e i counter come Force of Will, che ci possono dare un boost necessario evitando pescate morte, oltre a proteggere le nostre giocate chiave. Potremo anche inserire, viste queste aggiunte, un piano equipaggiamenti di supporto, tra Storms for Mystic, Kandra Complete e un Mezzawas Gitte, così da rimpolpare le statistiche ai nostri bittanti, con la possibilità di chiudere prima e meglio nei contesti più complicati. Inoltre, grazie ai Trune Nemesis, ci dotiamo di un bittante ostico per qualsiasi avversario, per dare maggiore evasività alle nostre combat, supportate al meglio dalle strategie legate all'iniziativa e a quello degli equipaggiamenti, qui ancora più efficaci. Ci saranno poi alcune creature di supporto, Feywild Caretaker, Pyrexia Metamorph, Snapcaster Mage e Soul Herder, che concorreranno a rendere più imprevedibile e divertente la nostra azione, sempre con l'intento di preservare e riproporre l'iniziativa, così da ottenere il massimo da questa meccanica sempre molto profittevole. Siamo giunti al termine di questa analisi. Ringraziamo Giuseppe Di Vincenzo che si è prodigato nell'illustrarci tutto il potenziale non solo di questa lista, ma in generale di tutto quello che ci può offrire nel formato la meccanica iniziativa, in ben 2 incarnazioni distinte. Se volete provare una meccanica nuova o banalmente avete a disposizione una buona fetta degli enabler presenti nel bianco dedicati all'iniziativa, questo Mono White Initiative potrebbe fare al caso vostro, anche solo come base per sviluppare meglio con futuri upgrade tutto il potenziale di questi effetti provenienti dal multiplayer. E se volete partecipare a un futuro Legacy e Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.